Eccoci, ci siamo qui con Selva. Ciao Monica. Ciao. Bellissimo set luci adesso. 5, 4, 3, 2, 1. Ci sono due immagini che propone Selva. La prima è lei che ha un'accetta in mano e spacca, in senso verticale una grande croce di legno. E poi quest'altra immagine invece vede Selva con una mano appoggiata, sul tronco di una palma. La mano che, è libera viene tirata dalla figlia, la quale le dice: Dai, mamma, dai, andiamo insieme a fare gioia. Ci dà l'autorizzazione? Sì, adesso vedo la Selva che ha la mano appoggiata sulla palma e la percepisco un po' stanca, però vedo che d'improvviso è come se si ricaricasse, sorride e tira fuori proprio un sì con forza. Nome del progetto di Selva. Mm, tutto da capo. È come se la sua anima volesse farle comprendere che lei ha tutte quelle qualità che consentono i nuovi inizi, l'innovazione, la possibilità di distruggere ciò che ormai è superato, di costruire il nuovo oppure di trasformare il vecchio. È un'innovatrice Selva. Esattamente sì. Nome della sua PS. Mm, mitica, come a dire favolosa, Della sua PE. fervore. Vibrazione di Selva. 12, Consapevolezza. 186, Anima. 48, Vite. 1315, Cervello. 10.4, Suscettibilità ipnotica. 55, 3D. 70, Vivacità animica. 100. Entità eteriche. Come falconiforme c'è una civetta mm, che le dice che anche se lei non è così d'accordo, deve accettare il fatto che il giudizio della gente è importante. Anche se fa fatica, lei deve obbedire alle norme della comunità a cui appartiene. Ovviamente sono provocazioni, per farla stare male, per destabilizzarla. E poi c'è un uomo del tempo, mm, che è come se si divertisse a fare delle specie di giochi di prestigio per evitare che lei veda gli aspetti di opportunità che stanno dentro alla linea temporale su cui si trova Selva. Cioè fa in modo di creare degli effetti ottici e sensoriali estremamente neri, diciamo, ok? Cupi, in modo che lei non colga appunto ciò che di prezioso c'è nella sua linea temporale. Mhm. Queste due. Mentali. Allora,
Direi che è una, solo che lei me la chiama in due modi, probabilmente per far capire la sfumatura insita nell'entità mentale, no? Me la chiama soffocare e allo stesso tempo anche baciamo le mani. Questa entità mentale vuole proprio stimolare in lei il senso di fastidio, di insofferenza, di intolleranza, di avversione completa verso determinati impegni, verso determinate persone, verso le istituzioni, facendo sì che lei focalizzi la sua attenzione specialmente sugli aspetti negativi di tutto questo. In particolar modo vuole focalizzarla sulla reverenza richiesta dalle istituzioni, sulla sua burocrazia, su tutti i suoi limiti, chiedendole di vedere invece ehm, il rovescio della medaglia, ovvero il fatto che lei e altre persone come lei possono portare luce laddove c'è buio, possono portare innovazione laddove c'è preistoria. Direi che è solo questa l'entità mentale che Livello? è, diciamo che varia da 4 a 6 a seconda dei momenti, delle situazioni che vive. Impianti. Mm, Aspetta, perché c'è questo. C'è un auricolare all'orecchio sinistro. È come se le dicesse: per favore, non farci fare brutte figure. Eh, Basta a tirar fuori sempre le tue cose, il tuo modo di essere. Ma dove credi di andare con quelle idee, con quei progetti, con quelle richieste? Torna indietro, torna alla tradizione, torna alle tue origini familiari. Solo questo. Possiamo dire la tua regione, no? Selva, sì. Stiamo parlando della Sicilia. Bene. Allora, i problemi, le entità eteriche mentali e gli impianti li ha creati Selva. Non c'è Moloch, non c'è Milok, non c'è Moloch, solo Selva. Addirittura anche i valori li ha creati Selva. 12 di vibrazione, lei che sta così male, tutto sommato sta a 12. Non li commento tutti, sono ottimi valori. Tutto da capo. Cinema. La protagonista 2, la figlia. Sì, diciamo che si siede in ginocchio perché sale con le ginocchia, no? Sulla poltroncina e poi preferisce stare seduta così, no? Come se fosse in ginocchio, sceglie questa sua posizione diversa per sedersi. Ma col viso di fronte Comunque, allo schermo? sì, 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 assolutamente, lei è anche molto divertita, la sento giocosa. Certo è che è come se sentissi dire non ti aspettare che starò tutto il tempo qua seduta. Il figlio. E, viene un bel ragazzo, lo vedo curato. Oh. Eh, cioè lo sento anche più adulto. Lei ci ha detto quanti anni ha, eh? Mhm. Lo sento più grande, come se fosse già maggiorenne. Il marito. Sì, sì, sì. È come se lui mi abbia voluto portare sul palmo della mano, cioè ci ha fatto vedere questo piccolo fuoco
che non è che gli sta scottando la mano, perché c'è una certa distanza tra la sua mano e il fuoco, questa fiamma, per ricordare che lui starà sempre vicino a Selva, cioè perché loro sono fatti per stare vicino. L'amica. Sì, chiaro, chiaro che sì, chiaramente. Ehm, si è proprio portata dietro un'ulteriore vegetazione che già comunque ci sono tanti alberi, tanti fiori, tante foglie dentro al cinema. La sua amica ne ha portati di altri, ha portato con sé dei gatti. E il tutto però in maniera molto tranquilla, senza volersi prendere la scena. Ed erano. Sì. Va bene, vediamo una vita parallela importante di questa innovatrice. Allora, la prima vita che mi propone non è per niente all'insegna dell'innovazione e che forse spiega perché invece ha avuto una vita bisognosa, no, di innovazione. E qua mi fa vedere che è tipo in un paese, potrebbe essere l'Afghanistan, eh, mm, sì. Eh, tipo come se ci fosse ancora la legge del taglione. E vedo che c'è un ladro che addirittura potrebbe essere suo fratello, forse, sai? Mhm. E lei è lì per combinare la pena. E la pena consiste nel tagliargli la mano. E esegue, perché quelle sono le regole del paese a cui appartiene. Quindi di fatto eh, lei che in questa vita ha così tanto servito, no? Il sistema, si è così tanto attenuta alle regole, anche nell'aspetto più crudo, ha scelto poi una vita in cui le regole non le sopporta. Questo perché vedo che questo, boh, chiamiamolo boia, mh, nel corso della vita, vedo che lì inizia a farlo che è molto giovane, forse ha 20 anni. Poi entra proprio in conflitto con se stesso, cioè mh, inizia a comprendere che non ha molto senso tutto questo, ma non riesce davvero a reagire in un posto del genere. E lì vedo che lui si toglie la vita. Una vita che ha avuto con la figlia. Ecco, Forse siamo in Amazzonia, perché la figlia è come se fosse una specie di, chiamiamola, non so se è giusto dire capotribù, comunque una donna anziana molto importante di riferimento. mm, Diciamo che è una sorta di consigliera che fa anche dei rituali, così, no? E lei, e Selva, è una donna più giovane che si rivolge a questa anziana. mm, E qua però si rivolge per avere dei figli, perché non riesce ad averne. E lei, con un rituale fatto, però vedo qua ci sono anche altre donne presenti, no? Altre donne che invece sono fertili, no? Quindi tutte partecipano e finalmente poi la Selva, di quell'epoca, rimane incinta. Monica, torniamo a questa vita di Selva, al momento del concepimento della figlia.
Concepimento, gestazione e nascita, secondo Selva, c'è il sospetto che nascondino qualcosa. Un'esperienza molto tosta. La figlia è ADHD. Cioè, come riesco a vedere io? Poi io non è che dico che vedo giusto, ok? Io dico quello che riesco a vedere. Cioè, non c'è proprio niente di sbagliato, non c'è niente che vada storto. C'è un accordo importante, tra anime, per portare avanti un progetto molto grande, molto ambizioso, che è quello anche di eh, mostrare il più possibile ad ad altri adulti, come sempre più spesso questi bambini non riescano a tollerare ehm, mm, l'assetto vecchio, non riescono più a conformarsi. C'è un patto fra l'anima di Selva e quella di sua figlia, di manifestare l'amore non solo fra loro due, ma oltre il confine della loro famiglia, una famiglia in cui veramente c'è tanto amore, ma andare fuori, eh, portare amore e conoscenza, rispetto a chi, esattamente come Selva, ma in maniera diversa, non riesce a stare, nei vicoli bui e stretti che sono imposti. E questo genera, delle reazioni anche esplosive se si costringono certe anime dentro, ambienti, così asfissianti. Io non riesco a recepire niente di sbagliato in questo. Quello che io riesco a vedere è proprio il grande coraggio di due anime che hanno scelto, oltretutto anche un luogo difficile, per portare avanti questo progetto, ma di mettere avanti l'anima rispetto alle regole, rispetto ai limiti, rispetto al si è sempre fatto così e così continuerà ad essere l'educazione e la disciplina. Selva è molto infastidita dal fatto che sua figlia di 7 anni, ehm, ADHD ma non riconosciuto, non conclamato, è nata in un contesto familiare, il suo, in cui lei è sempre stata contro i cini vac. Non so se possiamo dire la parola originale, comunque prendete cini, prendete vac, invertiteli, visto che non possiamo dire la parola proibita. Quindi, domanda, Monica, che correlazione c'è tra i Cinivac e ADHD? Talvolta nessuna. Con quale incidenza una persona che sottopone un bambino al Cinivac può incorrere in una di queste nuove realtà rispetto a chi, come Selva, non sottopone il figlio a Cinivac? Allora, la correlazione con l'autismo la vedo più elevata, cioè come se ci fosse il 70%. Chiaro. Ma rispetto alla DHD, mm, più 38%, ecco, diciamo, non così tanto. E senza Stiamo Cinivac? parlando di Cinevac moderni, ok? Certo. Mm. Senza Cinivac, la DHD? E senza Cinevac la DHD, mm,
Cioè, in realtà io la vedo comunque un po' in crescita questa ADHD, ok? Mhm. Ehm, Come se fosse proprio, lo so che noi adesso la cataloghiamo come una malattia, come un disturbo, come un qualcosa da correggere. E da un certo punto di vista lo è perché la società è impostata in una certa maniera, ok? Però la DHD è come se fosse un modo un po' violento, forte, per correggere una società. Spesso Sì, è sì, ma è così. chiaro, chiaro. Un cambiamento non riesce a avvenire con i fiori, con la gentilezza, con la dolcezza. Ha bisogno di scossoni. Quindi con Cinivac la DHD ha il 38% di probabilità di manifestarsi senza, che poi è il caso di Selva. Ma senza, lì no, appunto non è una questione fisica, ok? A parte che tanto tutto è animico, anche il Cinivac, no? Il fatto di... Cioè, sono un po' difficile perché comunque anche il Cinivac, l'anima decide di andare in quella famiglia in cui gli farà fare il Cinivac e quindi poi eventualmente sviluppare quella, un tipo di problematica, ok? Mhm. Eh, Attualmente vedo che c'è tipo quasi il 20%, no? Ok. Eh, Sceglie di poter risvegliare la società sviluppando la DHT. Monica, noi dobbiamo purtroppo anche adattarci a un certo pubblico, non che il pubblico di questi video sia criticabile, però ogni tanto bisogna anche un pochettino abbassare il livello. A me hanno chiesto chi è Shiva sotto la sessione di Shiva. Hanno Mm. chiesto quanti mesi durerà la guerra in Iran dopo una sessione di Mm. grazia in cui diceva 2, 22 e poi abbiamo fatto una cosa ed era 2. Non capisco perché questo signore non si è andato a rivedere una semplice indagine di pochi minuti. Un'altra si è vista a caschetto biondo e ha detto che siamo dei pazzi perché lei è bionda e non si mangia i bambini. Capisci che dobbiamo un pochettino adattarci anche un po' alla situazione. E invece l'autismo con Cinivac 70, senza Cinivac, quindi diciamo pulito, decisione pura dell'anima. Pura si fa per dire, perché anche con il Cinivac era una decisione dell'anima. Mm. 10. 10. Ok, va bene. Ehm, Caspita, avevo un'altra domanda, ma non me la ricordo già più. Vabbè, la figlia fino ad ora cosa fa? Cosa dice? È come se stesse leccando un chupa chups, sta ascoltando tutto, è tranquilla perché nessuno la sta costringendo a fare niente, nessuno la sta obbligando a seguire quello, no? E quindi sta seguendo. Causa esoterica, Monica, dei dolori. Eh, Dolori e che poi sono anche che lei va a sbattere, no? Perché li Mhm. metterei quasi insieme, direi, no? Stanchezza Lei cronica e stesso. sbatte piedi, gambe, ginocchia, anche gomiti, insomma, sbatte anche in maniera molto dolorosa. Quello che mi viene è proprio come se lei stesse cozzando contro se stessa, contro quello che è la volontà dell'anima. Nel senso che l'anima le sta proponendo un qualcosa sicuramente di molto oneroso, ehm, di non semplice da portare avanti, non le sta proponendo magari quella che sarebbe stata la vita dei suoi sogni, no? Io faccio, che ne so, la creativa, dipingo, eccetera, vado in palestra, ho due figli che mi lasciano tranquilla, capito? Mhm. Non le sta proponendo questa vita qui.
che di fatto le avrebbe anche portato poco in termini di crescita personale. Le sta proponendo una vita in cui lei può avere davvero un ruolo chiave, mm, reale, forte. Mm, una vita in cui lei, se lo accetta, può capire in profondità che cos'è l'ADHD, al di là di come viene descritta dai manuali, dagli esperti, al di là di questo. Cioè sintonizzarsi veramente in profondità, anzitutto con sua figlia, ma non solo, anche con altri bambini che hanno questo tipo di problematica, anche con altri genitori che hanno bambini con lo stesso tipo di caratteristica più che problematica. Quindi lei ha proprio questo compito, ma finché lei non lo accetterà, continuerà a sentirsi stanca perché lei sta come lottando contro se stessa Mhm. e continuerà a cozzare, a sbattere contro quello che non vuole vedere. Lei ci sbatte perché non lo vede, no? Don Chisciotte, coi mulini. Sì, questo sta a lei, ecco. Scegliere di prendere questo, che sicuramente è un impegno importante, una carica, però carica, no? E Da una usarlo come parte un'opportunità. sì, ehm, carica che fa sembrare che hai un peso, no? Perché ha a che fare con il carico, però in realtà la carica è intesa anche come carica energetica. Quindi dipende un po' tu come la vedi. Cioè, lei questo incarico vuole vederlo come un peso o come invece un'ulteriore attivazione, come un'ulteriore carica energetica? C'è comunque una coerenza in tutto questo. Adesso Selva ci manda a quel paese, ma... Tra l'altro, scusa, ti si sta chiudendo la finestra per il vento? Sì, ecco. Allora, devi sapere, Selva, che Monica e io abbiamo vento, ma tu che sei da un'altra parte mi dicevi no. Adesso è arrivato anche da te. Questo vento può essere non casuale, porta Perché cambiamenti. sì, esatto, anche lei accetta, sta accettando, sta entrando nell'ottica di questa innovazione, di questo cambiamento, di questo spazzare via ciò che non serve più. Quanto amo il Ehm, vento e i cambiamenti, io amo proprio. Vabbè, dicevo che c'è una certa coerenza, perché lei dopo un po' si è accorta, insomma, di essere una outsider, una differente da tutti quelli che la circondavano, la propria famiglia, eccetera. Ironia della sorte, contro i Cinivac si è, tra virgolette, ritrovata un problema come la DHD nella figlia, ma è ancora di più proprio perché lei non è una comune che si è ritrovata una cosa del genere, che ha desiderato animicamente una cosa del genere. Lei la definisce esperienza tosta, Lo è, lo è? però è, come dici tu, c'è assolutamente una coerenza. È stata un'esperienza tosta anche quella di nascere in un ambiente fortemente religioso, fortemente oppressivo, restrittivo e rifiutare tutto questo. Già quella è stata molto tosta. Eh, Fortemente lamentoso. Io conosco bene il sud, non offenderti Selva, ci si lamenta sempre. Sempre, c'è sole, quanto sole, c'è pioggia, piove sempre, c'è vento, che brutto il vento, ci si lamenta sempre, si sta invece molto bene. È un po' anche questo. la Facciamo... lamentela è proprio una costante umana. Mhm. Non riesce a comprendere il senso profondo delle cose e quindi si propone sempre il programma io sono vittima e se sono vittima mi lamento. Se invece tu boicotti, fai saltare questo programma, capisci che non sei vittima, tu sei creatrice di tutto questo. Quindi di cosa mi lamento? La mia creazione? No, la valorizzo. Cerco di capirne il senso evolutivo.
Anche perché qua davvero si sta parlando della possibilità di cambiare un intero approccio verso questi bambini e anche negli adulti, nel modo che gli adulti avranno di vedere questi bambini. Tanto più che la DHD ultimamente si sta manifestando anche negli adulti. Monica, mettersi in forma, grandi difficoltà. Si blocca sempre tutto, un po' per i grandi impegni dovuti alla figlia, al seguire la figlia, un po' per altro. Ah, l'uomo del tempo ci tiene molto, che lei sia assolutamente insoddisfatta della sua linea temporale, per cui gli piace anche creare ulteriori contrattempi, in modo che lei ancora di più dia la colpa a quello che lei sta vivendo, ok? L'esperienza che sta vivendo. Invece, per esempio, la stessa esperienza, se letta con serenità e con la voglia di stare dentro questo gioco e di affrontarlo al meglio, potrebbe invece darle un'energia tale che se lei ha 5 minuti di numero a disposizione, ipotesi, fa, visto che sono 5, i 5 tibetani. Mm. Ok? Sono molto veloci da fare, adesso magari non proprio 5 minuti, magari ce ne vogliono 7, però li fa e lei si tiene in forma. Ehm, ma è proprio questo suo stato d'animo di partenza, che lei è proprio già piena, esausta, a non farle utilizzare neanche i ritagli di tempo, proprio perché l'uomo del tempo vuole che lei, sia, esaurita e non faccia nulla di buono per sé. Che poi Ma vedo che in realtà se proponi alla figlia cose che sembrano poi anche dei giochi, mh, lei ci sta, magari per un tratto segue anche quello che lei fa, non la va a disturbare. Per esempio, adesso mi è venuta proprio questa cosa dei 5 tibetani che vedrebbe con curiosità, no? Questi movimenti del corpo, questa energia che si sprigiona. mhm. Una lezione di yoga, una lezione di aerobica in televisione, su un canale YouTube, con un'app, lo stai facendo Allora, già. e il fatto è che lei si deve rendere autonoma, ok? Cioè, lei deve anche memorizzare una piccola sequenza. Io adesso ho detto questa, ma può essere un'altra, ok? Che lei, nel momento in cui l'ha memorizzata, questi sono molto facili proprio perché sono 5, Tai Chi. Mm. ok? Ehm, allora, Tai Chi però non lo vedo assai adatta a lei. Mm. Perché è come se lei avesse bisogno un po' di più di sfogare. Lei ha un carattere molto forte, ha un temperamento anche esplosivo, no? Quindi magari dovrebbe fare dei movimenti che rispettassero la sua indole, ok? Mhm. E il Tai Chi lo vedo quando lei sarà più tranquilla. Ehm, Adesso Muay Thai, che è un'arte marziale bella tosta con calci volanti. ecco, è questo. Lei è questo, in questo momento le serve questo. Ok. Adesso allenamento Scaricare. per il wrestling, Selva, con i salti da... Usa la tua amica per allenarti. Lei sta su, tu ti butti sopra di lei, contenta di queste cose, quanto sarà contenta. No, però a Abituata. parte gli scherzi è pieno di attività sportive, non sportive in cui si scarica, perché Sì. siamo in un mondo e in Mhm. un'epoca di ufficio e di incazzature raccolte che Sì. poi vanno scaricate in qualche modo. Però è importante che lei abbia una cosa che la può scaricare anche se ha solo 10 minuti. Cioè, hai capito? Perché magari a volte lei davvero non ha il tempo per una lezione completa. Mhm.
ok? Quindi deve trovare la sua modalità che dura 5, massimo 10 minuti, in cui lei, se l'ha fatta, si sente a posto perché si è occupata di se stessa e ha liberato un po' di energie, in eccesso. Stagnanti in eccesso. Va bene, e quanto incide l'alimentazione? Proprio andando bassi su eccessi di zuccheri, eccesso di caffè, eccesso di qualcosa, di una qualche sostanza. Ma mi risulta che lei abbia già fatto degli studi anche per la figlia, no? Rispetto al discorso nutrizionale, no? Come incidere sul disturbo, no? Quindi c'è da dire che, come posso dirti, bisogna andare più indietro, perché è vero che poi dopo lei, quando si sente stanca, stufa di tutto, è ovvio che sgarra perché dice almeno fammi prendere una consolazione, un qualcosa di buono e di dolce e di appagante, almeno dal cibo, visto che è tutto così tanto una rottura di scatole. Però se lei invece cambia proprio a monte l'approccio nel vedere la prospettiva, ecco, a tutto questo, anche quasi naturalmente si setterà il suo rapporto con il cibo e si uniformerà a quelle che sono le esigenze stesse della figlia di alimentarsi in una certa maniera, come dici tu, riducendo molto l'apporto degli zuccheri, quindi soprattutto un'alimentazione semplice. Causa esoterica di vedere il 22-10-10-22, 11-11 e i cuori, considerando il fatto che prima di lei li vedeva soprattutto il marito, adesso non li vede più tanto, o non li vede più del tutto, no, continua a vederli, ma li vede anche lei. Mm, 10-22 è il marito, il resto tu. mm. Allora, lui fin dall'inizio è arrivato con questa fiammella, sul palmo della mano, ad indicare proprio che il loro legame è davvero forte, indissolubile, che sono fiamme. Ed infatti, loro vedono quella che è un numero proprio strettamente legato, no? Al marito. Bene. Mhm. Quindi diciamo così che la Selva vede il numero riferito alla sua fiamma. Il marito vede il numero riferito a se stesso perché è come se lui sentisse che anche lui è chiamato a portare un cambiamento importante nella sua vita. Però è come un cambiamento in cui sarà Selva a trainarlo. E Selva dirà: Ma tutto a me tocca? Che cavolo? Sì, la risposta è sì. Sì, e che non... Però voglio dire questo, ci sono poi gli altri elementi che li vede, no? I cuori e l'11-11, come, come a sostegno che è vero che a lei spetta questo impegno gravoso, in cui ci vogliono tante forze, in cui è necessario essere molto combattivi e fermi, concentrati. Però 11-11 e i cuori stanno ad indicare che lei ha dei supporti, che nelle altre dimensioni, nel mondo dell'invisibile, lei è estremamente supportata e più andrà verso questa direzione, più lei riceverà ulteriori aiuti e agevolazioni. Più lei invece contrasta, più cosa fa? Sbatte contro i mobili, il mignolino, oppure le arrivano tutte le supplenze per la figlia a lei sgradite, perché si sta opponendo. Mhm. Più invece rimarrà nel flusso, nel capire che lei ha un ruolo importante per cambiare le cose, più riceverà veramente un supporto tangibile, porte che si aprono.
ma è importante che lei lo faccia con lo stato d'animo giusto, di fidarsi, di credere in questo impegno che lei assolve. Immagina Selva che quando sarai una anziana vecchietta sarai obbligata a scrivere il libro della tua vita. Se tu avessi il Mulino Bianco, che palle di libro andresti a scrivere? Quanti lo leggerebbero? Nessuno. Se invece tu dovessi scrivere il libro di una che si è fatta un mazzo così, non si è mai lamentata, è andata contro tutti, i mulini a vento, contro tutta quella gente che dice, parla solo del Grande Fratello e di signorini, e che sono lì a farsi il cinivac dalla mattina alla sera all'epoca dei cinivac e bla bla bla, quello diventa un libro incredibile, La Grande Selva, che tutti vogliono leggere, poi non è chiaramente un'immagine la mia. Non è che tu devi diventare famosa, ego, 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 e devi vendere il tuo libro. No. Molto interessante questa visione, ma perché prima il Però lei marito... deve diventare portavoce di Sì, qualcosa. sì. Giustamente non famosa adesso, giustamente come dici tu, non Oppure ego sì. della fama, ma c'è la possibilità che diventi famosa in un certo ambiente, sì, Ecco, ma sì. associazioni nella città in cui abita anche? Allora, quello che io vedo possibile è che lei ne fonda una, perché lei, cioè se si tranquillizza, ok? Cioè se accetta questo impegno e si tranquillizza, riuscirà proprio a buttare giù quasi un progetto, perché ha ben chiaro in mente quale deve essere il livello di rispetto e di rapporto che ci deve essere con questi bambini e il dialogo con tutte le istituzioni che si occupano di questi bambini. Lei ce l'ha molto chiara in mente, però adesso ovviamente cosa fa? Predomina l'aspetto rabbia, vittimismo, voglia di andare nella direzione opposta. Quindi secondo me lei addirittura proprio potrebbe fondare un'associazione basata su determinati principi che lei individua come importanti. Poi chiaramente ci saranno una serie di persone a supportarla. Eh, Però insomma il suo contributo farà proprio la differenza. Perché dal marito a lei il 22-10? Proprio perché ehm, allora, il primo fattore è che loro sono proprio fiamme. Il marito veramente ha trovato, che non è facile, no? In un ambiente così, ha trovato proprio un uomo che la sostiene, che crede in lei, che ritiene che le cose che lei dice siano giuste. Non è per niente facile, No? perché se ci fossimo conformati a quello che era il discorso di fare una famiglia per i figli, eccetera, avrebbe trovato un marito che invece, ma era proprio l'opposto. La sua amica no, per E, esempio. esatto, infatti. E Selva, quindi, questo non è poco, eh. mamma mia, enorme, Hai fatto i enorme. figli, ci hai fatto. Oh. Eh, Marito più figli. è come se anche lui sentisse dentro di sé che vuole fare di più, che vuole dare di più dentro questa esistenza, però è un qualcosa che parte da lei, come se lei avesse un po' più forza di lui, un po' più grinta, e un po' anche un ruolo maggiore, no? In questo processo di cambiamento e che porta con sé anche lui. Cioè, io devo dire che lui è quasi sempre d'accordo con lei, cioè che non le fa mai mancare ehm, il suo sostegno. Perché l'11-11? L'11-11 è proprio quella iperconnessione dell'uno, no? Cioè, l'uno comunque ripetuto 4 volte. 4, l'abbiamo detto tante volte, se non è che stiamo a rispiegare tutto, no? Come sia Mhm, mhm. importante all'interno della Matrix. Quindi è l'uno che l'uno, l'insieme, tutto ciò che è armonia completa, ripetuto per 4 volte, che ovviamente quando è qua sulla Terra non è più così.
ok? Non è più armonia, non è più perfezione, però è proprio questo simbolo 11-11 di sostegno a lei nel farle sapere che lei ha tutto il sostegno, non solo del marito, che comunque già è importante, ma proprio delle altre dimensioni che insieme a lei vogliono un cambiamento della società, vogliono abbattere certi tipi di regole, certa mentalità retrograda, certi tipi di oppressioni. Vogliono proprio un mondo in cui l'anima sia decisamente più protagonista. Questi bambini affetti da ADHD, in fin dei conti, stanno proprio urlando questo. Lasciateci essere fantasia, lasciateci essere libertà. Eh, che poi è giusto avere un dialogo ehm, è un po' complessa la cosa, perché poi anche loro, no, hanno scelto un'esperienza terrena. Quindi è normale che anche loro in qualche modo debbano limarsi. Però questi bambini affetti da DHD stanno cercando un nuovo tipo di dialogo, un nuovo tipo di accettazione. Perché il cuore? Il cuore perché è tutto da lì che parte ed è proprio la connessione con il cuore suo, il cuore di questi bambini, il contattare questi bambini con il cuore, e che riuscirà veramente ad accompagnarla in questo percorso che non è facile, ma che è fondamentale. Va bene. Tra l'altro il 4 è anche il quarto chakra, no? Visto che abbiamo detto l'uno ripetuto 4 volte, no? Mhm. Causa esoterica, Monica, del manifestare solo le piccole cose. Quello è un ottimo inizio. Perché ci sono persone che non riescono neanche a manifestare le piccole cose pur applicando certi tipi di teorie, di esercizi, eccetera, no? E quello è l'inizio, l'incentivo per farle comprendere che se lei ha una visione corretta della realtà, riesce a manifestare le grandi cose. La visione corretta della realtà è non opporsi. Se vogliamo usare sempre quella parola che a noi non ci piace, ma che tutti usano, che è la parola missione, no? Cosa sono venuta qua a fare? E lei è venuta a fare anche questo qua. Va bene. E allora andiamo al cluster. Ecco, guarda, il cluster è proprio l'immagine che mi aveva presentato all'inizio, che è questa croce, che secondo me rappresenta sia proprio un po' il concentrato di religiosità del luogo, della famiglia, eccetera, ma anche la croce, come dire, la croce da portare, no? Lei probabilmente spesso ha, ha avuto questa sensazione, no? Di portarsi dietro una croce sulle spalle. Però è come se in questo momento lei stessa dicesse: io butto via la croce perché non ho più intenzione eh, di sentirmi la vittima che si accolla alla croce. Quindi questa croce cluster la butta via e vedo che mette al suo posto un girasole gigante che è Mm. lì pronto per assorbire tutta l'energia buona che proviene dall'etere, perché c'è anche quella di energia, c'è un'energia benevole di supporto, d'aiuto. E l'avatar? Esiste? Praticamente mi presenta questa immagine come se, allora, l'avatar non c'è, però sul monitor, è come se il monitor funzionasse da specchio e c'è la faccia di
come se fosse un direttore, un insegnante che ha una faccia imbronciata di quelle irremovibili che non accettano nessun tipo di replica, di apertura. Mm, Lo tiene? no, assolutamente no. Ovviamente butta via questo monitor che riflette questa immagine. Mm. E qui mette tipo una specie di paperella gialla, carina, simpatica, divertente. Benissimo. Con questa condizione, tutto da capo? Mi viene il sole è con me. C'è ancora la civetta, l'uomo del tempo e l'entità mentale soffocare, baciare le mani? Ma no, adesso il suo campo energetico è libero, pulito. Nuova vibrazione. Aspetta, perché all'inizio mi ha proposto 210 per mantenere questi numeri, ok? Mm. Però quella autentica che io vedo è 300. Consapevolezza. 194, Anima. 56, Vite. 1190, 98, 1190, Cervello. 11, Suscettibilità ipnotica. 65. 3D. 34. Ok, e vivacità nemica 100. Come vedi Selva, Monica? Come se stesse respirando in maniera veloce, perché ci sono diverse cose che lei deve buttare fuori, no? Quindi è come se facesse una ispirazione breve e una espirazione lunga, veloce. Ehm, Sente proprio bisogno di buttare fuori. Quale messaggio si scambia con la figlia? Adesso è come se con la figlia fosse in questo prato carino in cui ci sono tutti degli insettini simpatici che volano, delle libellule, poi c'è un bruco molto carino, quasi da cartone animato, no? E, e Selva dice a sua figlia: Sì, hai ragione, possiamo fare gioia insieme. Facciamolo. Al figlio. Vedo che gli accarezza il viso, gli dà un bacio sulla guancia, lo stringe forte e gli dice: Stai certo che sei parte di me. Al marito. Non potevo scegliere uomo migliore al mio fianco. All'amica. Che gran voglia di vederci e farci quattro risate insieme. Adesso mi fa vedere tipo che stanno rompendo delle noci in eterico, le stanno mangiando insieme. A se stessa. In fin dei conti, non mi pesa così tanto quello che ho da fare, perché so che ho tanti aiutanti, alcuni anche invisibili, e mano a mano avrò degli aiutanti anche visibili.
non mi faccio spaventare, io non mi faccio abbattere, perché cammino sull'amore, nell'amore e sopra di me c'è l'amore. Una sola parola finale, Monica. Mm, ma ho voglia di baciarvi, dice. Va bene.